Carissimi, benvenuti in questo video. Questo video si stacca un po' da quelli che sono stati visti fino adesso su questo canale, perché faremo un po' un viaggio nel tempo, il mio viaggio nel tempo, da quando iniziai a fare arrangiamenti con sistemi digitali, le basi, ok, musicali. Quindi vi voglio portare un po' indietro nel tempo con me e andare un po' nei miei ricordi. Così, se ovviamente vi interessa, mi seguirete fino alla fine, perché penso che sia interessante conoscere almeno strumenti che si utilizzavano per poi arrivare ai giorni nostri, ovviamente. Bene ragazzi, non vi tengo più con altre chiacchiere, andiamo subito a cominciare. Ma come si facevano gli arrangiamenti musicali negli anni '80? Ovviamente che aveva uno studio discografico, diciamo, avanzato, attrezzato, da spendere milioni e milioni, aveva delle attrezzature, diciamo, per quell'epoca molto avanzate. Ma chi era piccolo come me, come faceva? Bene, ragazzi, ho scoperto nella fine degli anni '80 uno strumento veramente incredibile. Si trattava della workstation della General Music WS2. Quindi una workstation, una tastiera che dentro aveva sia suoni che accompagnamenti automatici, quindi si poteva fare tutto, si poteva sia suonare da live, praticamente accompagnarsi con qualsiasi stile musicale, che ovviamente creare delle basi, degli arrangiamenti musicali. Non era semplicissimo il suo utilizzo, ma una volta entrato dentro la tastiera, come io, ovviamente la testa mia era entrata dentro, quindi non poteva più uscire, la utilizzavo al pieno, diciamo al 100%. Come funzionavano questi arrangiamenti, queste sequenze? Funzionavano così, erano fatti a pattern, cioè praticamente ogni pattern conteneva una sequenza, ok, musicale, quindi il primo pattern lo facevamo come intro, il secondo invece facevamo ovviamente la strofa, il terzo il ritornello, il bridge, eccetera eccetera, numerati. Poi si montavano in una sequenza, quindi fammi sentire il primo pattern, poi esegui il secondo, poi esegui il terzo, poi esegui di nuovo il primo, poi esegui di nuovo il secondo, poi il 4 che c'era il bridge, poi concludevi tutto, salvavi, vedevi play e lui in sequenza ovviamente andava a ripetere tutti i pattern che avevi fatto. Quindi era molto semplice alla fine, perché potevi duplicarli, quindi se una strofa volevi aggiungere uno strumento, la duplicavi e aggiungevi lo strumento senza andare a risuonare. Ora ovviamente le sequenze sono diverse, i programmi musicali vanno a tracce, quindi è un po' diverso la loro filosofia, ma a quell'epoca quella tastiera era veramente avanti. Perché? Signore e signori, ci sono tante di queste cose qua, usava già il floppy, quindi all'interno della tastiera c'era un'unità floppy dove io potevo andare a memorizzare le basi, ok, su questi floppy, quindi aveva proprio questa particolarità. Io facevo l'arrangiamento, poi ovviamente lo potevo salvare sia in standard MIDI, perché ragionava con lo standard MIDI di quei tempi. Standard MIDI ovviamente c'è anche adesso, no? Tutte le basi sono fatte in standard MIDI, oppure nel suo formato con gli strumenti che aveva dentro. Ma se io esportavo quel file .mid, qualsiasi lettore, computer compreso, poteva leggere la mia base, quindi la mia base poteva anche essere data a terzi, quindi poteva essere anche utilizzata, non come adesso che ci sono strumenti virtuali, quindi devi esportare l'MP3 e quindi un'altra cosa. Ovviamente all'epoca l'MP3 non si poteva alzare la tonalità, non si poteva fare nulla, ok? Mentre oggi ovviamente gli strumenti sono avanzati. Però per quell'epoca quella tastiera era molto avanzata, perché io sì che eseguivo la base, però se ci fosse stato in quel giorno il chitarrista, io avevo anche un gruppo, quindi se c'era il chitarrista tu toglievi ovviamente la traccia, mutavi la traccia della chitarra, se c'era il batterista toglievi la traccia della batteria, quindi poi c'era il click, quindi mandava il click nelle casse, quindi era molto avanzata per quell'epoca quella diciamo stupenda tastiera, che poi alla fine l'ho dovuto buttare perché mi staccavano i tasti, ma l'ho usata per tantissimi anni, quindi io sono suonato più di 20 anni, ok, più di 20 anni fuori, non in casa, fuori, poi vabbè, sono fermato perché ovviamente poi cambiano l'epoca, vabbè, questo è un altro discorso, però quella tastiera ha fatto per quegli anni, non so quanti anni è durata, ma ha suonato fuori per anni, quindi trasportata, sbattuta, quindi ha fatto molto, diciamo, un periodo molto intenso. Poi dopo
dopo questa tastiera, ovviamente ho avuto la G1000, che c'era ancora nel box, la Roland G1000, una tastierona da 25 kg, però quella era già più complessa come sequencer, ma io ero già su un altro sistema ed ero sul sistema Atari 520 ST, quindi avevo comprato un Atari per 500.000 lire e questo ragazzo di questo piccolo studio discografico a Genova mi aveva regalato il programma, ovviamente, di arrangiamenti musicali, solo musicali, non registrava la voce, era solo un arranger, si chiamava appunto arranger, Logic 2.5, quindi avevo già, ok, capito che il Logic sarebbe stato parte della mia vita, quindi Logic ragionava come la tastiera, quindi a pattern, quindi costruivi i pattern e poi li montavi, oltre ad avere tutta la programmazione MIDI, potevi fare quello che volevi, aumentare la velocità, diminuire il volume, cambiare strumento, potevi fare quello che volevi e anche lì esportava in standard MIDI. Però io avevo una differenza diciamo dalle basi di gomma che compravi, a parte che le facevo io, ma se non le facevo io le compravo, gli strumenti li cambiavo perché avevo, oltre il Sound Canvas SC55 che vedremo adesso in questo video, avevo anche un Roland, e adesso mi ricordo 760, però ragazzi io mi sono dimenticato anche le sigle, che era già un rack fatto a rack, che era già un campionatore, ok, della Roland, ho pagato 1 milione di lire di seconda mano, con tanto di CD DVD che si caricavano i suoi campionati, quindi era già avanti. Io cambiavo la traccia 10, che è lo standard MIDI, la traccia 10, il canale 10 è sempre dedicato alla batteria, e indirizzavo ovviamente quel canale su questo campionatore che praticamente riproduceva la batteria, ma c'aveva altri suoni dentro, aveva bassi, aveva chitarre elettriche, ma erano campionati a 44 Hz, quindi eravamo già avanti rispetto alla tastiera che sì, c'aveva suoni, ma erano già obsoleti. E poi in cascata c'era attaccato un altro sintetizzatore, sempre della Roland, mi sembra il 706, che era un sintetizzatore che poi, se io vado nel box e tutto funziona, vorrei provare di nuovo questi strumenti se funzionano e far sentire così i suoni dell'epoca, che qualcuno ricorderà in qualche canzone, perché ovviamente erano fatti, i brani dell'epoca erano fatti con questi synth. E poi alla fine c'era un Proteus, il Proteus che era un altro sempre rack synth, e c'era che mi ero dimenticato, che è venuto in mente adesso, un'unità piccolina che ce la devo avere anche da qualche parte, piano, quindi era un pianoforte, solo pianoforte faceva, che era già avanti perché aveva un suono pazzesco. E come si collegavano questi strumenti? Si collegavano con, adesso tiro giù tutto ovviamente perché sono maldestro e anche un po' mal sinistro, si collegava tutto con questi cavetti, ok? Cavetti DIN, vediamo se riesco a farveli vedere qua su, eccoli qua, questi cavetti DIN, vedete, erano cavetti praticamente con una presa DIN, a quanti poli non mi ricordo, comunque si la ficcavamo in tutti gli strumenti e poi con l'uscita through andavamo praticamente a far ponte con gli altri, quindi erano tutti messi in cascata, ok? Peccato di aver fatto foto, però ho i testimoni, ragazzi, ho i testimoni che possono testimoniare la mia stanza dei bottoni, e avevo tutti questi strumenti messi in cascata, collegati poi alla fine all'Atari, che quando davo il play faceva muovere tutti questi strumenti, quindi erano Canvas, 2 Roland, Proteus e il pianoforte, erano 5, ok, strumenti in cascata che suonavano tutti contemporaneamente. E una piccola cosa simpatica era questa: avevo preso il primo PC, un 486 mi sembra, con 1 mega di RAM che avevo pagato 1 milione di lire, 1 mega, che praticamente cosa faceva? Faceva da supporto, diciamo, i primi voci campionate, quelle che facevano i gridi, roba del genere, ma quando l'Atari salvava su un dischetto mentre andava in play, continuava a suonare, anche se stava salvando su un dischetto. Cioè sentivi il dischetto track track, ma la musica continuava. Quando il PC che ve lo dica fa,
Quando il PC salvava su un dischetto, la musica si bloccava, basta. E già si capiva che Windows avrebbe rovinato le nostre vite, perché ovviamente si bloccava, ok, mettevo il dischetto, salvavo questi piccoli campioni, queste cose che mi servivano, e il dischetto si bloccava il play. Invece l'Atari continuava a funzionare imperterrito, proprio andava avanti. E quindi ragazzi è un sistema pazzesco, se funziona ancora tutto, ovviamente che scarico di dischetti, sapete, lo devo un po' pulire, lo porterò sul canale, ma adesso concentriamoci, dopo questo piccolo racconto che spero vi sia piaciuto, andiamo a vedere il Sound Canvas Roland Sound Canvas SC55, ma lo sentiremo anche. Sono pronto per farvi una piccola panoramica del Sound Canvas ed eccolo qua. Questo qua è il gioiellino di casa Roland degli anni 90, esattamente nel 91, quindi, e costava all'epoca, nel 91 costava già 500.000 lire. Io l'avevo preso di seconda mano, mi sembra che costava 300.000 lire. E ancora oggi, se dotato di alimentatore originale, che io non ho più perché ho smarrito, ma ce l'ho da qualche parte sicuramente, si può anche rivendere a 300 euro, oppure sta sulle 110-120 senza alimentatore, però io non lo venderò mai, e questo è una cosa, è garantito. Eccolo qua, il canvassino. Allora, andiamo avanti, incominciamo a far vedere un po' di cosa è composto. Innanzitutto qua abbiamo il tasto di accensione, abbiamo qui la prima presa DIN MIDI in, poi qua abbiamo ovviamente l'uscita cuffia che io ho collegato ovviamente il mixer, ma possiamo, se lo mettiamo basso, l'impedenza, cioè non ci fa tanti casini, diciamo, di distorsione. Qua abbiamo il volume, ok, e qui abbiamo, da quest'altra parte abbiamo tutto quello che concerne i parametri del Sound Canvas. Possiamo cambiare le parti, cioè i suoni, possiamo cambiare il riverbero, il volume, anche l'ottava diciamo del suono, quindi possiamo fare un sacco di cose se ovviamente suoniamo in live, quindi se andiamo in live. Mentre dietro ovviamente troviamo, già io ho inserito le prese, diciamo, di MIDI, quindi se qualcuno volesse provare, mi raccomando che la in va in out e l'out va nella in, ok, dietro questi apparecchi qua. Questo che è poi un adattatore USB dall'altra parte. Qua abbiamo invece entrata e uscita audio, ma io l'entrata audio non l'ho mai usata, e qua ovviamente abbiamo la presa che va alla corrente elettrica, quindi molto semplice il suo utilizzo. Ovviamente si clicca qua e si accende il display, quindi abbiamo ovviamente, diciamo, il funzionamento è molto molto semplice. Ma adesso andiamo per una cosa ad ascoltare la demo. Quindi diamo fiato alle trombe. E come si fa diciamo, a attivare la demo? Basta schiacciare contemporaneamente i tasti part, accendere il canvas, vedete qua la lampeggia, quindi andiamo a cliccare una volta e l'altra volta per sentire la canzone. Poi qui si può andare avanti. Ecco qua. Per uscire dalla demo dobbiamo cliccare qui e poi spegnere il canvas, perché praticamente non c'è un'uscita dalla demo. Ma adesso io lo collego al mio iPad, ma poi adesso facciamo un discorsino, ok, di come si può gestire il canvas su un iPad, ed è una cosa non semplicissima, però andiamo almeno a sentire i suoni. Ora andiamo a sentire i suoni. Prima di passare a sentire i suoni, due parole su diciamo l'allaccio all'iPad. Dunque, non funziona un tubo, diciamo la verità,
funziona, ma solo diciamo i suoni si possono sentire tramite un programma che si chiamava Music Studio, che avevo comprato tanto tempo fa. Con GarageBand non c'è verso di farlo funzionare, anche se c'è una funzione che non si attiva, cioè si attiva ma non funziona niente, ma non desisto perché ho una scheda audio lì dietro, ma sono sprovvisto di cavetto, ma devo andarlo a cercare, che ha proprio l'ingresso uscita MIDI DIN, però io adesso devo andare in cantina o nel box a tirar fuori tutta questa roba, perché ovviamente non so dove siano questi cavetti e non li vado a comprare perché ne ho veramente da vendere io, quindi andrò a cercarli e vediamo se li troviamo. Un'altra cosa, si può usare con Cubase penso, però la parte che gestisce il MIDI esterno è a pagamento e non intendo ovviamente comprare Cubase perché mi è sempre stato qui, quindi non l'ho mai digerito. Quindi adesso vi faccio sentire i suoni e poi vediamo se potremmo utilizzarlo come strumento esterno al nostro iPad. Anche però non vi ho detto una cosa, ovviamente tutti questi strumenti esterni, per poter registrare anche su un mini disc, diciamo su unità esterna, su un registratore a bobine, su un MP3, ovviamente devono passare da un mixer, non hanno un'uscita digitale che praticamente genera un MP3, quindi non si può generare un MP3, cioè si può generare un MP3 ma bisogna prima registrare fisicamente su un supporto e la canzone bisogna ascoltarla per intero, non è come Logic che esporta la canzone in velocità, quindi voi non dovete ascoltare, giusto? Ci mette un secondo, un decimo di secondo per esportare la canzone che poi è un MP3 o quello che sia. Qui invece bisogna ascoltarla, mettere in play, mettere in rec e quindi la cosa era molto lunga, ma come dire, è una cosa che poi tu ti andavi a prendere un caffè, ti rilassavi, invece adesso con tutta questa velocità non c'è neanche più il rilassamento, la possibilità di rilassarsi quando si registra un pezzo su un nastro, o io andavo a nastri o andavo a mini disc, quindi ero già un po' avanti. Andiamo a sentire ora gli strumenti virtuali di Canva, strumenti campionati. Innanzitutto vediamo se vedete la mia mano, è questa mano qua che cambia gli strumenti, questo pianoforte. Allora, chi riconosce questo? L'intro della Carezza della Sera. Ok, basta. Poi, allora, abbiamo in cascata, perché sennò poi ci mettiamo una settimana, tutti i pianoforti acustici. Ecco, c'era l'Honky Tonky questo. Vediamo se mi dice, sono un po' arrugginito, ragazzi. Sono arrugginitissimo, non arrugginito. Va bene, poi ci sono tutti i piani elettrici, ovviamente. Già belli erano. La spinetta, i vari clavicemboli, e poi si inizia con i vibes, marimba e compagnia bella. Già i vibes erano bellissimi. Erano molto belli. Poi le campanelle, gli organi molto belli. Ecco, l'unica cosa che funziona, adesso switchiamo sperando di beccare il tasto giusto, è le ottave ecco, i programmi non funzionano, vedete che io schiaccio ma non li cambia, e invece qua l'ottava sì, allora si può rifare. Si può rifare questo, rimettiamo quell'altro
Ok, andiamo avanti con gli organi. Questo era bellissimo, era bellissimo. Era molto molto fatto bene. Poi le fisarmoniche ci sono, vediamo se mi riesce. Allora, un po' più basso. Arrugginitissimo le fisa, le musette. Poi si inizia con le chitarre che non erano, cioè non erano un granché, ma erano già un po' avanti all'epoca. Vediamo un po' di far sentire, non so, una. Sì, non erano un granché, però diciamo che per quell'epoca lì, per gli anni 90, forse erano già abbastanza. C'erano le chitarre elettriche e le chitarre elettriche distorte. Che erano, ma c'è anche il vibrato che si fa sulla tastiera, ovviamente con i soliti, diciamo, le rotelline che ci sono, tutte le chitarre. Poi iniziamo con i bassi. Bassi elettrici, bassi acustici e lo slap. Lo slap, basso slappato, bello. E i bassi ovviamente synth. E poi si inizia con tutta la serie di violini, anche il pizzicato, il tamburone, e i violini che erano già belli all'epoca. Sbaglia sempre qualche nota, ormai sono da buttare. Questa è un po' colata perché non è la colla. E poi si inizia con i pad, che io ero proprio innamorato di questi suoni. E poi sono i cori. E questo chi se lo ricorda? Vabbè, proprio da buttare nel gabinetto, vai. Trombe, tutte le trombette, i brass che si faceva. Bandiera gialla si faceva con questa, poi belli tutti i brass vari, i sax che non erano un granché, infatti c'era un campionatore che era meglio, i vari flauti, il clarinetto. E poi c'erano i pad. Ecco qua, questo qua io ero innamoratissimo perché si usava tutte le basi. Tutte le basi avevano questi pad, questi tappeti, no? Come diceva il Grannuti, poverino, tastiere a nuvola si chiamavano. E poi si finisce con i synth.
Questo anche. Meravigliosi, andiamo avanti, se no diventa lungo. E tutti i vari strumenti etnici. E poi si finiva con dei suoni. Questi, vabbè, i vari tamburi, la chitarra, le corde, e poi il mare, gli uccellini, il telefono, l'elicottero, gli applausi, grazie, arrugginito, ma grazie, e la pistola mi ha sparato perché ho fatto bene, perché ormai arrugginito come sono devo andare solamente in pensione. Comunque, avete sentito che questo era veramente una cosa eccezionale, ma adesso, ecco, ho sbagliato il punto di ripresa, ma adesso vi volevo far sentire la batteria. Ecco qua, la batteria era molto semplice. Ecco, siamo all'ottava sbagliata. Qua. Il volume funziona. Sono arrugginito, ragazzi. Vediamo anche il battito di mani. Il bordo del tamburo molto tenue, senti che poi tutti i vari tamburi, i tom, i ride, poi andando avanti c'era tutta diciamo i latini americani cominciavano. Vediamo se riesce. Vabbè, ho perso un po' la mano. Ecco, poi se alziamo l'ottava, ovviamente abbiamo il resto del carrino. Tutti i vari strumenti etnici tutti gli strumenti latinoamericani ovviamente che servivano per fare samba, eccetera eccetera. Che bella epoca, ragazzi, che bella epoca. Allora, cosa posso dire in conclusione? Io sono andato veramente indietro il tempo, spero di aver fatto anche a voi trascorrere questo video, che ovviamente è stato un po' lungo, un pochino così, anche a chi non sa, ok, queste cose qua, che non immagina magari, perché solamente adesso si usano tutti questi strumenti virtuali, quindi uno magari si immaginava, ma non, magari vedendoli, sentendoli dal vivo, magari non si accorge di cosa può essere stato, ok, in quegli anni 80-90. Quindi spero di avervi fatto un piacere, di avervi fatto piacere, che non avervi annoiato troppo, e quindi cosa dire, a questo punto vediamo di andare a recuperare qualcos'altro, e se volete condividete questo video con i vostri amici che magari vi interessa l'argomento, oppure per conoscenza ovviamente, e fate crescere il canale. E in ultimo vi dico sempre, che vi chiedo sempre di iscrivervi, è gratis il canale, non si paga nulla, quindi iscrivetevi senza paura, e se volete azionate la campanella per ricevere le notifiche di video che posterò in futuro. Con questo è tutto e ci vediamo in un prossimo video di strumenti vintage.